Amiche e amici di Solfatara News, un saluto da tutto il nostro team. Siamo di nuovo qui, sopra la terra che respira e non tace, con i nostri droni puntati sulla fumarola Pisciarelli e sul cratere della Solfatara per il consueto controllo quotidiano. Prima di iniziare, un ringraziamento speciale a chi ci sostiene. La campagna GoFundMe è al 96% e grazie a voi abbiamo potuto acquistare strumenti essenziali, nuovi droni, webcam e software che mantengono la nostra diretta attiva 24 ore su 24. Restare connessi alla nostra live non è un gesto simbolico, è vigilanza concreta. Ogni minuto che passate con noi è energia che tiene accesa la finestra sul cratere e ci aiuta a non abbassare la guardia. Oggi, mentre sorvoliamo la caldera, vi anticipo che in chiusura torneremo su un luogo particolare della costa flegrea, un sito che racconta come il mare e il vulcano possano riscrivere la geografia e la storia. Ne accenneremo ora, ma approfondiremo dopo, perché la vostra attenzione è il filo che unisce passato e presente. Per il momento fissate lo sguardo alle immagini. La fumarola Pisciarelli emette questa mattina colonne di vapore e getti di fango a forte pressione, segnali visibili di una pressione interna che continua ad aumentare. Non sono drammatizzazioni, sono fatti che osserviamo e misuriamo. Abbiamo registrato una temperatura alla Pisciarelli di 98,7 gradi Celsius, un valore che, insieme all'intensità dei getti, indica un'attività idrotermale molto vivace. Procediamo poi verso il cratere della Solfatara. Anche qui la fumarola, nota come Bocca Grande, mostra emissioni potenti e temperature elevate. La rilevazione odierna è di 177,3 gradi Celsius. Colonne di vapore che si impennano, spruzzi di fango che vengono proiettati con forza, un sistema idrotermale che appare saturo e che spinge verso l'alto la crosta. Questo quadro non è isolato. Il bradisismo, che da secoli caratterizza i campi flegrei, continua a modellare il territorio con movimenti lenti ma costanti, alternando fasi di sollevamento e abbassamento del suolo. Quando la pressione interna cresce, la probabilità di sciami sismici e scosse più intense aumenta. E le strutture fragili, case, edifici pubblici, infrastrutture, pagano il prezzo più alto. Non è catastrofismo gratuito, è la descrizione di un sistema naturale che reagisce all'energia accumulata. Le immagini termiche e il video che vedrete tra poco mostrano chiaramente una dinamica in accelerazione. Ora vi porto, con lentezza controllata, in un viaggio che attraversa il presente e risale al passato, per aiutarci a comprendere la posta in gioco. Tornando sull'argomento accennato all'inizio, parleremo di un antico complesso portuale che fu progetto militare, ingegno idraulico e, nel tempo, testimone di come la natura possa sovvertire le opere umane. Prima però continuiamo a osservare il respiro della Solfatara, perché è da qui che partono i segnali più diretti. Le fumarole, il vapore, i getti di fango sono gli strumenti con cui il sottosuolo comunica. Noi li interpretiamo. Ogni aumento di temperatura, ogni variazione nella frequenza e nell'ampiezza dei getti, ogni mutamento nel colore e nella consistenza dei fumi è un pezzo del puzzle che ci permette di comprendere se la pressione sale o se il sistema idrotermale trova nuove vie di sfogo. Oggi quei pezzi del puzzle suggeriscono una tendenza preoccupante. Maggiore pressione, emissioni più violente, più energia intrappolata sotto la crosta. Questo scenario impone attenzione non solo a chi vive vicino al cratere, ma a chiunque abiti nella vasta area flegrea, perché gli effetti di scosse ripetute e di eventi più energetici si propagano e possono destabilizzare strutture già indebolite da anni di bradisismo. E ora, come promesso, torniamo al luogo di cui abbiamo appena accennato, Portus Iulius. Spesso confuso con la più nota baia sommersa, Portus Iulius è un complesso portuale romano progettato come base navale segreta, nato dall'ingegno degli ingegneri di Roma per mettere al riparo la flotta e collegare il mare ai bacini interni, come il lago di Lucrino. Costruito all'epoca di Augusto per volontà di Agrippa, fu inizialmente un arsenale militare, poi trasformato in scalo civile, quando le esigenze strategiche si evolsero. Qui non parliamo di rovine anonime, ma di un sistema di canali, moli e strutture che collegava il mare ai laghi costieri,
un'opera di ingegneria che testimoniava il potere romano e la sua capacità di plasmare il paesaggio. Tuttavia la storia di Portus Iulius è anche la cronaca di una fragilità. Il fenomeno del bradisismo e l'azione del mare hanno progressivamente sommerso e modificato quell'area, trasformando un tempo di splendore in un sito parzialmente nascosto sotto la superficie. Le strutture emergono e scompaiono con le variazioni del suolo e del livello marino. E non è un caso che nel corso dei secoli quel patrimonio sia stato a tratti dimenticato e poi riscoperto. Alle spalle di Portus Iulius, il Monte Nuovo è la prova vivente di quanto rapidamente la Terra può cambiare volto. Nato in una singola violenta eruzione nel 1538, ruppe il paesaggio creando una nuova altura dove poco prima c'era pianura, distrusse villaggi, seppellì terreni e mutò per sempre l'assetto territoriale. La nascita di Monte Nuovo è la lezione storica che non possiamo ignorare. In poche settimane la geologia locale passò da uno stato di apparente normalità a un evento di trasformazione radicale. Oggi, mentre osserviamo Portus Iulius, il suo sito sommerso, i resti che affiorano, i limiti tra terra e mare che si ridefiniscono, non possiamo limitarci all'ammirazione archeologica. Quello che vediamo è un monito. Se il passato ha inciso così profondamente il territorio, il presente, con fumarole in aumento di temperatura e pressioni crescenti, può dover riscrivere nuove pagine. Non è un messaggio per seminare panico, ma per ricordare che l'abitudine è il pericolo più grande. Abituarsi a vivere in un territorio che dà segnali, ignorarli o considerarli routine è la strada che porta a sorprese dolorose. Le istituzioni, le comunità e ciascuno di noi devono mantenere alta la soglia di attenzione, sostenere il monitoraggio continuo e non lasciare che la gestione della sicurezza si adagi nella retorica. La nostra diretta quotidiana, alimentata dalla vostra presenza, è uno strumento di informazione indipendente e un presidio civico. Documentiamo, misuriamo, segnaliamo. Continuate a seguirci, condividete le immagini, sostenete il progetto perché mantenere attiva questa finestra sul cratere significa aumentare la consapevolezza collettiva. Oggi abbiamo mostrato la Pisciarelli che spinge fango e vapore a pressione. Abbiamo rilevato 98,7 gradi Celsius alla Pisciarelli e 177,3 gradi Celsius alla Bocca Grande nella Solfatara. Abbiamo richiamato la storia di Portus Iulius e ricordato la ferita fresca di Monte Nuovo. Tutto questo forma un'unica storia, passato e presente intrecciati, bellezza e rischio coesistenti. Concludiamo il nostro aggiornamento, ringraziandovi per la presenza costante, per il sostegno che ci permette di mantenere la live attiva e per la responsabilità che dimostrate restando informati. Restate con noi, vigilanti e curiosi. La Terra parla e noi dobbiamo continuare ad ascoltarla. Saluti da tutto il team di Solfatara News. Alla prossima diretta.